Una due lancia popper, va, che non si sa mai. Non ci credo! E non è neanche piccola! E niente, queste sono le sorprese della pesca. E buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, nuova avventura. Oggi pile scarichissime, sono proprio scarico fisicamente e mentalmente. Direi che è perfettamente normale. Oggi è l'ultimo giorno della vacanza di pesca barra spedizione, quindi sono già 10 giorni che martelliamo incessantemente e la stanchezza ovviamente si fa sentire. Non è proprio una passeggiata martellare continuamente anche 8-9 ore al giorno in posti decisamente complicati in cui sostare, camminare, pescare, approcciare. Dunque questo è. Siamo in un posto che è stato un ripiego, perché stamattina quando ci siamo svegliati abbiamo guardato il meteo ed il meteo metteva vento treble 4 da sud-est. Ora invece abbiamo visto che il vento è da ovest con ogni tanto delle raffiche da nord, quindi completamente sbagliato come previsione meteo, completamente errata. Che dobbiamo fare? Nulla, non dobbiamo fare nulla. Ci siamo beccati la previsione sbagliata e ce la teniamo. E adesso facciamo un po' due lanci. Questo, come ho detto, è stato uno spot di ripiego che potenzialmente può essere buono, non è sicuramente la prima scelta, però può essere buono. Il problema è che il periodo è magro, è di quelli magri, dove i predatori di grossa taglia sono solamente in pochi posti e con determinate condizioni. Questa è una cosa che avviene abbastanza di frequente, ma ora come ora è ancora maggiorata, e quindi ci vuole anche un po' di fortuna a picchiare nel fatidico posto giusto, momento giusto. 80 grammi inizia a essere scarsino. Vabbè dai, facciamo ancora due lanci con l'80, poi vedremo il da farsi. Oltre a dei metal jig ho con me un popper, un gravity popper, perché voglio fare due lanci a galla, non si sa mai, soprattutto ora che l'acqua è ancora bella calda. Nonostante siamo in autunno, l'acqua è calda. Bisogna anche considerare i vari cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo, che ovviamente influenzano anche il mare e i suoi pesciolini.
Però tu lancia popper, va, non si sa mai. Ma che cazzo di spigole c'avevo dietro? Eccola, non ci credo. Con la canna da shore. Non ci credo. E non è neanche piccola. Muoio da ridere. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi. E guardate come ha mangiato. Ma io non ci credo. Allora ragazzi, ero venuto con la canna da shore per provare a insidiare qualche predatore di fondo, a mezz'acqua. Visto che non usciva niente, ho detto perché non proviamo un po' a popper, a galla, a vedere se qualcosa esce. È uscita una bella spigola e ce n'era anche un bel gruppetto, belle aggressive. Ecco, le sorprese della pesca. Quando proprio non mi aspettavo niente è arrivato un bel pesce. Che culo! Ragazzi, che clamorosa botta di culo! Ma proprio una botta di culo clamorosa. Eccola, eccola, eccola. Eccola dietro. Guardate quante sono! Guardate quante sono! Ah, se solo avessi avuto la canettina da spinning e qualche walking the dog piccino! Cioè sono con una 60-150 da shore e sto cercando di prendere delle spigole. Cioè sta cosa dell'incredibile, ragazzi. Sta cosa dell'incredibile. Glielo faccio, lo animo tipo walking the dog, un po' più silenzioso, in modo da vedere se riesco a farle reagire così. Quella di prima ha attaccato bella decisa. Ora si sono già insospettito, ovviamente. Perfino le orate! Perfino le orate! Pure le orate cercano di darci.
Ma io non ho mai visto una roba del genere, cioè perfino l'orate. Mamma mia, se avessi avuto una gommina. Adesso metto la GoPro in acqua, ragazzi, vi faccio vedere. Sono pesci sicuramente scappati dagli allevamenti, non particolarmente scaltri. Adesso vi faccio vedere. Aspettate che metto la GoPro in acqua. Non è facilissimo senza bagnarmi. Ragazzi, incredibile, incredibile ma vero. Cioè, una scena così non mi era mai successa in tutta la mia vita. Certo si tratta di pesci scappati dall'allevamento, quindi come ho già detto non sono campioni di furbizia, anzi, per mangiare un popper con un finale dello 0,60 e io che oltretutto ero anche abbastanza visibile, devono essere pesci belli stupidi, però vabbè, ho avuto uno strike. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, va bene, che divertimento. E 1 e 2 3 e vai. Ok ragazzi, siamo ritornati a pescare a shore vero e proprio. Dopo quel piccolo intermezzo, simpatico intermezzo, che ha visto una spigola protagonista con una botta di culo mondiale, che dopo giorni di sfiga e sfiga, direi che ogni tanto una botta di culo non è che mi faccia schifo, la becco volentieri quando arriva. Ovviamente se avessi avuto un'attrezzatura da spinning magari potevo combinare qualcosa di più, magari riuscivo anche a prendere un altro pesce, ma non avevo con me dietro la canna da spinning. Questa era una giornata in cui volevamo provare solamente a shore. È stato un caso, volevo fare 2 lanci a popper in acqua bassa per vedere se magari saliva qualche, che ne so, qualche letterato, qualche ricciolota, insomma qualcosa, e c'erano ste spigole, sto pacco di spigole avvelenate nel senso che erano belle aggressive, e niente, una si è buttata a capofitto sul gravity popper, botta di culo, ne prendiamo atto. Adesso siamo ritornati a giggare, giga. Ah, c'è qualcosa che mi punge il collo, che cos'è? Una bestia di Satana, cos'era? Un ragno, un ragnetto? Una bestia, un papataccio, cos'era? Boh. Spot meraviglioso, come sempre. Spot meraviglioso, ma sembra abbastanza fermino, non si vede mezzo foraggio. Non si vede mezza sardina, non si vede mezza, ma neanche una castagnola, a dire la verità. Però è tutto relativo, perché nelle altre pescate nei giorni scorsi siamo stati in spot che erano invasi di foraggio, però mancavano i predatori, oppure, attenzione, oppure i predatori c'erano ma non volevano mangiare l'esca artificiale. Cioè i predatori dicevano: ma cosa me la mangia a fare un pezzo di ferro, di plastica o di piombo, che c'ho tutto sto ben di Dio di occhiate e sardine grosse, grasse, oleose e gustose. E vai a dare torto, nel senso, cioè per noi pescatori diciamo mazza che sfiga, però anche il pesce, voglio dire, c'ha anche le sue buone ragioni a mangiare un pezzo di carne fresca, anzi un pezzo di pesce fresco, no?
Ora mi sta venendo in mente un esempio crudissimo, ma non lo faccio, se no mi bannano dei social. Allora, c'è una bella corrente, strana corrente, il jig danza molto bene e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza e mi fa male la panza. No, la panza non fa male, ma comincio ad avere fame. Ho mangiato circa 10 minuti fa una mela e adesso nella gamella oggi che cosa offre la gamella? Oggi la gamella offre riso in bianco con pomodorini. No, riso in bianco, cioè riso con saltato con un po' di burro saltato una parolona. Ci abbiamo buttato una noce di burro alla Giorgione sopra, così tanto per renderlo un po' meno appiccicoso. E poi ho uno scatolame, lo scatolame e affettati tra i pescatori vanno fortissimo, quindi tonno, riomare classe A, anzi no, oggi non ho riomare, oggi ho un il ring, cos'è? La ringa praticamente, una ringona nordica sott'olio affumicata, buona, che ve lo dico a fare, guarda, buona. Cioè sono l'unico pescatore forse l'unico pescatore, se non uno dei pochi, che va a pescare pesce fresco e poi si mangia il pesce in scatola affumicato sott'olio. Che meraviglia! Che meraviglia! No, beh, in realtà no, in realtà ci siamo mangiati anche il pesce fresco, anzi, stasera quella spigola lì, prima di partire, prima di ritornare a casa, magari ce la facciamo anche alla brace. Pure mi sembra che qualcosa avesse mangiato. La sera era sempre lì, perchia, sciarrano, scorreggia con le pinne, una roba del genere, un petino, un peto. Ma vedi che i canari chiamano il wow peto, mentre noi indichiamo una flatulenza. Con peto noi stiamo ad indicare una flatulenza. Dai, l'ultimo lancio di sta vacanza. Non ci credo, all'ultimo lancio. Bro, in the last cast, Hey, it's a nice fish. Maybe an albacore. Looks like an albacore, No, it's probably the nice one because Yes. some nice Drag. Absolutely.
the axe like normal. Yes, yes, it is probably. Yes, it is an albacore. So the flashing, No, palamita. bonito. Oh, Looks like a big bonito, bro. yes. No, 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 where you go? Where you go? The bastard. Even bonitos around to the rocks. Yes. But bonito in midday, bro. In midday. I mean, in the winter, yes, but not in September. Amazing, eh? It's crazy. Amazing. It's crazy. Yes. It's really crazy for the season. It's Yes. absolutely crazy. Let's inside if you want. What? Take the. Wait. What? Ah, we'll take it out, don't worry. Ah, you will? It's well cooked, huh? Okay. Here it comes. It's a big, eh? It's a bit, of course it's big. Very big. On the last cast, bro. The last cast. The fucking last cast. Ragazzi, sono senza parole. Sono super contento. Era davvero l'ultimo lancio. Ma non avevo un briciolo, vi giuro, non avevo un briciolo di speranza di attaccare qualcosa. È arrivato un pesce ma totalmente inaspettato, un palamita, potete vedere, 72 centimetri esatti, 72 centimetri di palamita, un pesce davvero grasso. E quindi niente, è arrivato sto pesce che è stato davvero un bel regalo. Il mare mi ha fatto davvero un bel regalo. Ero un po' demoralizzato dopo la ricciola persa dell'altro giorno e tutta una serie di sfighe che c'erano capitate in questa vacanza, tra meteo errato, mancanza di motivazione, stanchezza perché avevamo cambiato un sacco di posti, abbiamo sbattuto la testa 1000 volte e senza risultati. È stato davvero un bel regalo, sono davvero contento. Guarda ragazzi, la lezione più o meno è sempre la stessa, bisogna crederci sempre. Io anche a volte cerco di ripetermelo quando in giornate come questa, dove veramente non si vedeva nulla, vi assicuro non si vedeva nulla, eppure il mare mi ha voluto fare questo regalo proprio all'ultimo lancio. Sul sardine slider da 80 grammi probabilmente stavano mangiando roba tipo sardina, quindi foraggio di piccola taglia, probabilmente needle jig e altri jig un po' più sostanziosi, più lunghi, non erano nella dieta adesso di questo predatore, probabilmente, poi magari chi lo sa. Però insomma mi è andata bene ragazzi. Oh, alla fine una botta di culo, grazie signore. Oh ragazzi, fare la piangina a volte però paga, perché mi stavo lamentando, ero lì che facevo il video, ero lì che spiagnucolavo, quindi bene così, dai, sono contento. Ora possiamo andarcene, torno in Italia, ho chiuso bene questa vacanza, sono contento. Ragazzi, iscrivetevi al canale e like se questo video vi è piaciuto, e io adesso torniamo a casa e devo preparare valigia, baracche e burattini. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima, un grande abbraccio, ciao!